The Witcher 3 è stato un enorme successo di critica e pubblico, un prodotto che ha sapientemente unito personaggi carismatici, narrazione di alto livello, un'ambientazione affascinante e un vasto mondo dal colpo d'occhio incredibile. Per moltissime persone è il miglior gioco di ruolo mai fatto, ed è in cima o quasi alla classifica dei giochi più belli di questa generazione. Eppure, non sono in pochi a trascurare cosa è venuto prima di quel numero 3 nel titolo. In particolare, il primo capitolo non disponibile su console. Esploriamo insieme le origini della saga, in cerca di qualche chicca nascosta. CD Projekt Red e la saga di The Witcher hanno avuto una maturazione incredibile negli anni, raffinando sempre di più la loro idea di videogioco. I passi avanti tecnologici sono stati impressionanti, così come la trasformazione del combat system che governa Geralt. Per non parlare del fiore all'occhiello che sta alla produzione, scrittura e narrazione, diventate sempre più pulite ed efficaci, oltre che accompagnate da cutscene e dall'ottima regia. Tuttavia, il primo The Witcher non è banalmente una bozza del terzo, come alcuni potrebbero pensare. Anzi, offre un'idea ben precisa e feature memorabili purtroppo perse nel celebre seguito. Se dovessi riassumere in una parola l'originale The Witcher, sarebbe atmosfera. Si tratta di uno dei giochi più ammalianti che mi siano capitati tra le mani, sia per le sensazioni che è in grado di evocare attraverso musiche ed immagini, sia per come riesce a mettere in contatto il giocatore col suo mondo. Scordatevi i colori sgargianti di Wild Hunt, i caldi tramonti e le splendide Skellige. Il viaggio assieme a Geralt per la città di Vizima e dintorni sarà all'insegna di una tetra malinconia, vivendo le condizioni più basse e meschine dell'essere umano. Epidemie, povertà, razzismo, assassini, fanatismo religioso. La colonna sonora fa un lavoro egregio, evocando tristezza e dolore, ma al contempo anche una strana familiarità data dai suoi toni bucolici. È come se volesse cullarci dolcemente, finché non ci rassegniamo e immergiamo del tutto nella miseria rappresentata. L'unica conosciuta da, ad esempio, un povero pescatore. È deprimente, ma è anche tutto ciò che ha. The Witcher non scende a compromessi quando vuole calare il giocatore nei panni di Geralt, e lo fa grazie a tanti piccoli e grandi accorgimenti nelle missioni e nelle meccaniche. Ad esempio, finché non si ottengono le necessarie informazioni su di un'erba, è impossibile raccoglierla, così come non si possono ricavare ingredienti dai mostri sconosciuti. È necessario quindi acquistare libri per nulla economici, in grado di costringerci a posticipare di parecchie ore una nuova spada o armatura. Ma la conoscenza è uno strumento ben più prezioso. Talvolta ci sono anche delle alternative. Offrendo del cibo a un anziano in difficoltà, questa ci narrerà le credenze sui mostri locali. E così facendo, il gioco fornisce non solo un'opzione aggiuntiva, ma mostra, in modo elegante, le radici che queste creature e le loro leggende hanno nel mondo reale, ispirate infatti al folklore europeo e alle storie tramandate di generazione in generazione attorno al fuoco. Un glossario esteso e l'ottenimento di nozioni fondamentali sono presenti anche in The Witcher 3, ma il sistema è molto più permissivo e secondario, perdendo quella capacità di rendere un libro un qualcosa di speciale e prioritario, di mettere in contatto il giocatore e il mondo virtuale in modo così intimo. E questo vale anche quando parliamo di equipaggiamento. Se in Wild Hunt possiamo addobbare Geralt come più ci piace, sbizzarrendoci con una valanga di armi, armature e set completi da craftare che affollano l'inventario, in The Witcher il tutto è drasticamente più limitato e personale. Nell'intera partita infatti si possono trovare solamente 3 armature, 2 delle quali sono dei semplici corsetti di cuoio. Le spade da Witcher sono poche e le armi alternative come asce e mazze sono del tutto trascurabili. Per di più, realisticamente non potremmo nemmeno raccoglierne in quantità. L'inventario dedicato a ingredienti, pozioni e cibo è la classica griglia dove immagazzinare parecchi oggetti, ma sono disponibili soltanto 4 slot per le armi e 1 per l'armatura. Tutto ciò chiaramente riduce le opzioni del giocatore e appiattisce lo sviluppo del personaggio, ma rende anche il tutto molto più immersivo. Una spada non è un anonimo insieme di statistiche da sostituire dopo un paio d'ore, ma una compagna di vecchia data. Non si ha un armadio in tasca da cui estrarre l'armatura di maglia che si intona al paesaggio,
E come il Geralt dei romanzi del suo ideatore, Andrzej Sapkowski, non siamo certo benestanti. Riuscire dopo tanto tempo a comprarci un corsetto senza strappi sotto l'ascella è già una grande conquista. Anche l'importante pratica dell'alchimia nel primo The Witcher offre più vincoli, ma maggior fascino e profondità. Le dimensioni colossali di Weldant hanno spinto CD Projekt a una soluzione snella e pratica. A ogni riposo effettuato vengono consumate automaticamente delle basi alcoliche, per ripristinare le scorte di tutte le pozioni di nostra conoscenza. Ingredienti più articolati sono necessari solo al primo studio di una nuova formula, eventualmente migliorabile trovandone una versione avanzata. Una scelta sensata se si pensa a un contesto fatto di almeno 100 ore di gioco e una moltitudine di combattimenti, ma che ha perso molto rispetto all'idea iniziale. Nel primo capitolo, infatti, le pozioni vanno ogni volta create con tutti gli ingredienti della formula. Inoltre, ognuno di essi può avere un secondo tratto caratterizzante, tra albedo, nigredo e rubedo. Combinando elementi con lo stesso modificatore, le nostre pozioni otterranno utili effetti aggiuntivi. Possiamo addirittura sperimentare liberamente, mischiando ingredienti casuali, per scoprire con un po' più di fortuna una pozione di cui non possediamo ancora la formula. Tutto ciò rende l'alchimia una meccanica molto più attiva e coinvolgente, non solo immedesimando il giocatore nel mestiere del Witcher, facendogli compiere in prima persona le azioni richieste, ma anche premiando spirito di iniziativa e fantasia. Valutare di volta in volta quale dei diversi ingredienti utilizzare, in base a rarità e proprietà secondarie, avvantaggia il giocatore scrupoloso e rende la pratica più viva. E ingurgitare il risultato di un nuovo esperimento per tastarne gli effetti, spesso con risultati non molto positivi, è sempre un momento simpatico. Un altro aspetto presente fin dalle origini della saga, ma che in The Witcher 3 ha mostrato vistosi passi indietro, sono le fasi investigative. Wild Hunt è ricco di missioni in cui analizzare la scena di un delitto, ricostruire le dinamiche di un attacco, seguire tracce di mostri fino alla loro tana, eccetera. Protagonisti di tutto ciò sono i Witcher Senses, che evidenziano comodamente ogni elemento rilevante dello scenario. Il giocatore non dovrà fare altro che assecondarli e ascoltare le esaustive deduzioni di Geralt. Un design che si salva per l'ottima scrittura del gioco, ma nei fatti passivo e banale. Nel primo The Witcher tutte queste azioni sono decisamente più soddisfacenti, proprio perché il gioco non è così occupato a tenerci per mano. Non ci sono sensi soprannaturali a guidarci passo per passo. I commenti di Geralt sono pochi e parziali, e gli indizi stessi raccontano solo mezze verità. Anche una volta raccolte tutte le informazioni disponibili, il gioco non si sbilancia, lasciandoci trarre le nostre conclusioni. Nel capitolo 1, ad esempio, una comunità di contadini accusa una strega di essere la ragione della maledizione che ha colpito il loro villaggio. Toccherà a noi decidere se Geralt gli permetterà di linciare la donna o invece la proteggerà. Nel corso di varie missioni conosceremo i retroscena degli abitanti, tra fratricidi, stupratori, rapitori di bambini. Uno scenario da brividi che a prima vista rende molto semplice decidere quale fazione supportare. Eppure, la strega ha sempre una parte in ognuno degli eventi, fornendo veleni e altri strumenti che chiaramente non serviranno per compiere buone azioni. Ci sono inoltre dettagli ancora più sospetti, come uno spirito malvagio che la osserva nella notte, ma senza attaccarla, o una bambola voodoo nella sua casa, con le fattezze di uno degli assassini. Il gioco lascia volutamente tutto ciò senza una risposta, affiancando alla celebre ambiguità morale della saga altri dubbi in grado di tormentarci. Non sarà Geralt a comunicarci cosa implicano la bambola, i delitti e tutto il resto. Solo noi possiamo soppesare i fatti e decidere come agire, anche se una risposta univoca non c'è. C'è poi una sezione particolarmente riuscita del capitolo 2, l'autopsia di un testimone assassinato. Determinare chi sia stata a ucciderlo per non farlo parlare fornirebbe una chiara pista per scovare l'organizzazione criminale su cui Geralt sta indagando. Ma non è così semplice. Fossimo in The Witcher 3, questo è quanto accadrebbe. Una volta di fronte al cadavere avremo a disposizione diverse opzioni di dialogo per esaminare diverse parti del corpo. Saremo obbligati a selezionare ognuna di esse e solo una volta fatto comparirà l'opzione per concludere l'analisi e ascoltare così le conclusioni di Geralt, che enuncerà tutto quanto c'è da sapere senza errori. Di fatto, noi giocatori siamo inutili.
L'autopsia visima è tutt'altra storia. Si analizzano sempre diverse parti del corpo in sequenza, ma le conclusioni da trarre dalle osservazioni di partenza fatte da Geralt e l'aiutante Shani sono in mano nostra, sempre attraverso dialoghi e scelta multipla, in più passaggi. Le opzioni disponibili saranno inoltre influenzate dalle nostre conoscenze pregresse. Solo possedendo le giuste informazioni su anatomia, veleni, mostri e personaggi, acquisiti dai soliti libri e NPC, potremmo avere una comprensione completa e non fermarci a deduzioni superficiali. Servirà comunque prestare una certa attenzione, perché è facile farsi ingannare. Seguire la pista sbagliata influirà sulle opzioni successive, mandandoci fuori strada, spingendo Geralt e noi a supportare la nostra ipotesi errata e trovare conferme. E la cosa bellissima è proprio questa: il gioco permette di sbagliare, totalmente. Anziché far individuare il vero assassino, il risultato dell'autopsia potrebbe convincere Geralt e il giocatore che il colpevole sia un altro dei vari sospettati, portando con sé conseguenze di un certo peso nello svolgimento della missione principale. Accostare tutto questo alla pseudo cutscene di Wild Hunt mette quasi tristezza. The Witcher ci impone di prepararci a dovere, acquisendo in anticipo una vasta gamma di conoscenze importanti. Chiede al giocatore di unire gli indizi e trarre conclusioni, lo pone di fronte a false piste e alla possibilità di sbagliare, e corona il tutto con un'ottima reattività, supportando a dovere anche i percorsi che si discostano dal risultato ideale. Questo trasforma il guardare Geralt nell'interpretare Geralt, ed è anche molto più divertente. Ci sono tutte le ragioni del mondo per giustificare le semplificazioni applicate a The Witcher 3. È un gioco immenso, con una mole di contenuti e un ritmo di gioco completamente diverso dal capostipite della saga. Andavano presi i compromessi necessari. Come Geralt, forse anche CD Projekt si è ritrovata costretta a scegliere il male minore. E nonostante ciò, è riuscita pure a migliorare la base di partenza sotto innumerevoli aspetti. Ad esempio, i contratti di caccia, che non sono più dei banalissimi consegna 5 lingue di Drauner all'alchimista. Sono giochi distanti nelle caratteristiche e negli obiettivi, e va benissimo così, dato che possiamo giocarli entrambi. Non snobbate il titolo del 2007, perché di cose da dire ne ha ancora moltissime, buona parte delle quali Wild Hunt non vi ha mai raccontato.